Benvenuti, tuffiamoci subito in questa nuova esplorazione. Oggi analizziamo un paper economico davvero pazzesco per il suo rigore metodologico. Firmato da Alberto Alesina ed Eliana La Ferrara, questo studio affronta un tema, profondamente delicato, la pena di morte e i pregiudizi razziali. E lo fa in un modo unico, usando esclusivamente la pura statistica, senza lasciare spazio a opinioni personali o speculazioni. È un lavoro affascinante che ci fa capire come gli strumenti dell'economia possano portare alla luce dinamiche nascoste proprio nel cuore del sistema giudiziario. Iniziamo da un dato che fa sicuramente riflettere. Secondo Amnesty International, gli afroamericani rappresentano più del 40% degli attuali detenuti nel braccio della morte negli Stati Uniti. Questa è la premessa fattuale da cui parte tutto lo studio. In pratica ci dice che le minoranze sono rappresentate in modo enormemente sproporzionato nei bracci della morte rispetto al loro peso effettivo nella popolazione generale. E qui sorge spontanea una domanda: ma questi semplici dati grezzi bastano per dimostrare un pregiudizio? In campo economico statistico saltare alle conclusioni guardando un solo numero aggregato è super rischioso. Questa disparità numerica, per quanto forte, non è assolutamente sufficiente per provare in modo scientifico una distorsione nel sistema. Dobbiamo necessariamente chiederci se ci sono altri fattori nascosti che guidano queste cifre, prima di poter emettere un verdetto. Ecco come procederemo oggi. 1. Il limite dei dati. 2. Analizzeremo gli errori giudiziari. 3. La logica del modello. 4. I risultati su scala nazionale. 5. Il ruolo del Sud. E infine, 6. Le conclusioni dello studio. Partiamo dal primo punto, il limite dei dati, ovvero il vero problema delle statistiche grezze. Ma perché fermarsi ai semplici tassi di condanna è un errore? Il motivo è che i tassi di crimini violenti, come tanti altri fattori sociali, cambiano tra i vari gruppi demografici. Qui entra in gioco quello che in statistica chiamiamo il pericolo delle variabili omesse. Per fare un test rigoroso, un modello deve per forza considerare quei fattori nascosti che potrebbero essere legati all'etnia. Facciamo un esempio pratico. Se un determinato gruppo si trovasse a commettere reati con maggiori aggravanti, come vittime multiple o precedenti penali più pesanti, un semplice tasso di condanna medio sembrerebbe distorto, anche se il tribunale stesse giudicando in modo perfettamente equo. Insomma, ci mancano troppi pezzi del puzzle per giudicare solo dai totali. Passiamo al secondo punto, analizzare gli errori giudiziari, un test che definirei assolutamente brillante. Quindi, come aggiriamo questo enorme ostacolo dei dati mancanti? Gli autori hanno avuto un'intuizione analitica geniale. Invece di guardare alle condanne emesse nei tribunali di primo grado, si sono concentrati direttamente sugli errori giudiziari. Nello specifico, hanno studiato le condanne a morte che venivano annullate dalle corti superiori. Negli Stati Uniti, per i casi capitali, ci sono 2 stadi di appello automatico: l'appello diretto, gestito dalle corti statali, e l'habeas corpus, gestito dalle corti federali. Idea chiave qui è assumere che le corti superiori intervengano per correggere i difetti e i pregiudizi dei tribunali di primo grado. Perché? Perché i giudici federali, ad esempio, sono più lontani dalle pressioni politiche locali e possono valutare i fatti in modo più distaccato e imparziale. Arriviamo al terzo punto, la logica del modello. Come decidono in pratica le corti? Teoricamente, un tribunale di primo grado è sempre in bilico tra 2 grandi paure: condannare un innocente o lasciare libero un colpevole. Se guardiamo i grafici originali del paper, vediamo proprio l'effetto altalena di questa dinamica delicatissima. Immaginiamo che una giuria, magari anche a livello inconscio, dia un peso minore al rischio gravissimo di condannare un innocente quando la vittima ha determinate caratteristiche. Di conseguenza, abbasserà la soglia di certezza necessaria per condannare. Matematicamente, questo aumenta il cosiddetto errore di primo tipo. In parole povere, verranno emesse più condanne traballanti e fisiologicamente ci saranno più errori che le corti superiori dovranno poi ribaltare. Ed è qui che il metodo di questo studio fa un salto di qualità pazzesco. Fare paragoni basandosi solo ed esclusivamente sull'etnia dell'imputato è profondamente fuorviante, perché quelle variabili nascoste continuerebbero a inquinare i dati. La genialità sta nell'aver usato un test basato sul rango. Mantenendo costante l'etnia dell'imputato e cambiando solo quella della vittima, si riesce a isolare chirurgicamente il pregiudizio. Se teniamo fermo il fatto che l'imputato appartiene a una minoranza e notiamo che il tasso di errore cambia drasticamente a seconda che la vittima sia bianca o non bianca, boom, abbiamo eliminato le altre scusanti statistiche. Stiamo testando il comportamento del tribunale cambiando un solo singolo fattore esterno. Punto numero 4. I risultati su scala nazionale.
Andiamo a scoprire i dati veri e propri. E attenzione, non parliamo di pura teoria. Questi risultati derivano da enormi database reali in tutti gli Stati Uniti tra il 1973 e il 1995. Nella fase finale di habeas corpus, quando un imputato appartenente a una minoranza uccide una vittima bianca, il tasso di sentenze annullate è del 37,6%, ma se la vittima non è bianca, questo tasso crolla al 28,4%. Parliamo di una differenza enorme, di ben 9 punti percentuali. Pensate al peso reale di questi numeri. Stiamo parlando di 9 punti percentuali in più di condanne errate, in processi dove c'è in gioco la vita di una persona. È una disparità sistemica enorme e statisticamente solidissima. Ora, per mantenere un approccio totalmente imparziale e scientifico, dobbiamo ribaltare lo specchio. Cosa succede con gli imputati bianchi? In questi casi la differenza di errore va nella direzione opposta, ma i dati ci dicono chiaramente che rimane statisticamente irrilevante. Non c'è una prova matematica solida per un pregiudizio inverso. La vera, fortissima distorsione certificata dai numeri avviene solo in quel primo e specifico incrocio interrazziale. Quinto punto, il ruolo del Sud, una vera e propria svolta geografica nella nostra indagine. Sì, perché quel modello nazionale di pregiudizio nasconde al suo interno un'anomalia pazzesca e guidato quasi interamente da una specifica regione americana, il Sud. Sentite questo numero, 15,6. 15,6 punti percentuali. Questa è la mastodontica differenza riscontrata nel sud degli Stati Uniti durante la fase di habeas corpus per imputati di minoranze con vittime bianche rispetto a vittime non bianche. Una disparità geografica tale da distorcere tutta la media nazionale, mostrando quanto il fenomeno sia intenso in questa precisa area. E la cosa diventa ancora più evidente se guardiamo alla prima linea di difesa. Già nella primissima fase statale di appello diretto, sempre nel Sud, c'è una differenza iniziale di 3,3 punti percentuali, una percentuale che si aggiunge poi a quel 15,6% della fase federale. Tutto questo ci descrive una vera e propria catena di errori sistemici, con i tribunali federali costretti a correggere continuamente su più livelli le storture provenienti dal Sud. Sesto e ultimo punto, le conclusioni dello studio. È tempo di scartare le alternative. A questo punto, scientificamente parlando, vi potreste chiedere: ma non è che questi crimini fossero semplicemente più gravi degli altri? Ottima domanda. Per rispondere, gli autori hanno applicato i cosiddetti test di bilanciamento, test matematici rigorosissimi, per verificare se i crimini commessi in questi incroci razziali fossero più efferati o con precedenti peggiori. I risultati? Le caratteristiche si distribuiscono in modo perfettamente omogeneo. I crimini erano pressoché identici in gravità. Ogni fattore è stato bilanciato, lasciando l'etnia come unica incontrovertibile differenza. Tutte le altre spiegazioni statistiche sono state spazzate via dal tavolo. Tirando le somme di questo eccezionale lavoro, i freddi numeri ci indicano senza mezze misure l'esistenza di un chiaro pregiudizio razziale all'interno del sistema giudiziario, radicato già al primissimo grado di giudizio. Un pregiudizio che agisce specificamente, dati alla mano, contro gli imputati delle minoranze che uccidono vittime bianche e che emerge con una costanza impressionante proprio negli stati del Sud. Prima di salutarci, vi lascio con quest'ultima profonda riflessione. Sappiamo che, in media nazionale, ci vogliono ben 9 anni nel braccio della morte prima che un errore venga corretto tramite questi appelli. Quindi, qual è il vero costo umano e sociale di questo pregiudizio? Non è solo un grafico su un rigoroso paper di economia, è una realtà misurabile che solleva interrogativi enormi sull'equità della giustizia e sull'impatto reale dei numeri sulle vite delle persone. Continuiamo sempre a esplorare, a scavare e a farci le giuste domande. Grazie per aver seguito questa analisi. Alla prossima!